Ciao a tutte e bentornate su Vivi con Letizia. In uno dei miei ultimi video vi ho mostrato come ho fatto ad arrivare all'impostazione del mese di novembre del mio bullet journal. Nel video di oggi vi mostro come ho realizzato la decorazione delle pagine, in particolare per quanto riguarda la copertina del mese di novembre, il mensile proprio del mese di novembre e i vari habit trackers, quindi i vari sleep log piuttosto che altro. Mi raccomando, ricordatevi che per noi creators sono importantissime le vostre reaction, quindi le vostre reazioni ai nostri video. Vi chiedo quindi per favore, se vi è piaciuto il video lasciate un bel pollicione alzato, se siete già iscritte o se vi state iscrivendo adesso cliccate anche sulla campanella in modo da non perdere nessuno dei miei prossimi video e in modo che li possiate vedere appena escono. Se il video vi è piaciuto mi raccomando aiutatemi a condividerlo e aiutatemi a farmi conoscere, io ve ne sarei veramente molto grata. Nei commenti lasciatemi i vostri suggerimenti e fatemi sapere se video di questo tipo vi piacciono. Io ringrazio in anticipo e do un forte abbraccio a tutte coloro che vorranno lasciare le loro reazioni sotto i miei video e non dimenticavo, vi aspetto alla fine del video con una piccola curiosità. La mia visuale mensile avrà un layout molto semplice, quindi ho scritto con un pennarello nero a punta fine sia novembre che i G-followers che i numeri ai quali in seguito ho aggiunto accanto i giorni della settimana. La scritta novembre però non mi piaceva e ho provato a sistemarla ottenendo pessimi risultati. Per non fare ulteriori pasticci ho risolto coprendola con degli stickers molto carini. Il tema che ho scelto per novembre sono le volpi e qualche giorno fa ne avevo già disegnata una attorno alla quale avevo disegnato una ghirlanda decorativa un po' a caso. Visto che fra i miei stickers c'era proprio una piccola ghirlanda, ho deciso di replicarla attorno alla volpe, quindi ho cancellato tutto, ho rifatto un cerchio attorno alla volpe, ho diviso la circonferenza in 4 parti e disegnato foglie e ghiande su 2, rami di pino e pigne sulle altre 2, colorando tutto con i pennarelli. Sulla pagina mensile poi ho replicato le stesse decorazioni per creare una linea separatrice. Ho iniziato il registro di sonno e peso tracciando la tabella e aggiungendo 3 colonne per fasi lunari, ciclo e peso. Poi ho scritto ore, giorni e un range di peso da monitorare usando il font Traveling Typewriter. Poi mi sono accorta di aver sbagliato l'impostazione delle date e l'ho riscritta in orizzontale su un foglietto a parte. Ho ricavato una strisciolina e l'ho incollata. Sui numeri relativi al peso ho incollato piccoli stickers e ho invertito il senso in cui li ho scritti. Dopodiché ho scritto e decorato l'intestazione della pagina. Non so perché, ma non riesco mai a farla prima, bisogna sempre che la faccio dopo aver fatto tutto il resto. Succede anche a voi? La pagina successiva è quella dei trackers e per non confondermi le righe quando dovrò mettere le crocette ho evidenziato righe alterne con un evidenziatore azzurro.